La Liguria è una terra splendida. Tra terra, mare e paesaggi mozzafiato c'è sempre il tempo di gustare un buon piatto di mandilli al pesto con patate e fagiolini. Li conoscete? Iniziamo dall'impasto dei mandilli, che è una classica pasta all'uovo fatta con farina e uova, planetaria munita di gancio. Mettiamo all'interno la farina e poi ci sgusciamo le uova. Aggiungo anche un paio di cucchiai di acqua e azioniamo, e poi aggiungerò anche l'olio. Gli ingredienti si sono compattati ed ecco il nostro impasto, che però lavoreremo sul piano di lavoro. Dobbiamo impastare fino ad ottenere un composto bello liscio e omogeneo. Ci siamo quasi, come vedete adesso è veramente bella liscia. La metto sotto una ciotola rovesciata e la lascio riposare mezz'ora, anche il riposo è importantissimo. Allora mettiamo tutto qui dentro, utilizziamo del basilico lavato e asciugato, dovete lavare le foglie, metterle su un canovaccio pulito e lasciarle asciugare, è molto importante che siano asciutte e non bagnate, altrimenti il pesto diventerà nero. Pecorino e parmigiano, aglio e poi i pinoli. Azioniamo la macchina, dobbiamo aggiungere una generosa quantità di olio extravergine d'oliva, mi raccomando, quello buono. Il pesto è pronto. Noi abbiamo qui la nostra pasta liscissima, ne prendo circa 100 grammi alla volta e la tiro con la macchinetta tirapasta. Appiattisco il pezzetto di pasta e poi aziono il rullo. Pieghiamo l'impasto in questo modo e poi lo ripassiamo nel rullo. Allora adesso per comodità la taglio a metà perché è lunghissima questa sfoglia, sennò è difficile da gestire. E poi da questa sfoglia sottilissima dovrò ricavare dei rettangolini, famosi fazzolettini, di 5x10 cm. Eccoli qui, i nostri mandilli de Sea. Qui ho 2 pentole con dell'acqua che sobbulle, ci metto il sale grosso, poi in una cuocerò i fagiolini, giusto una scottata, dobbiamo preservare il bel colore verde brillante, e nell'altra invece cuocerò le patate. Non le scolerò perché andrò ad aggiungere dopo anche i mandilli. Come vedete ho già scolato i fagiolini, li ho messi in una ciotolina e adesso inserisco nell'acqua in ebollizione dove ci sono le patate anche i mandilli che avranno una cottura di pochi minuti. In questa pentola capiente a fuoco spento, mi raccomando il pesto non va mai cotto sul fuoco, metto il pesto, aggiungo i nostri fagiolini e adesso scolo la pasta con le patate direttamente in padella. Perfetto, e adesso mischiamo tutto. Pronti per impiattare. Ecco i miei mandilli, il pesto ha un profumo incredibile e fa sognare ad occhi aperti. Forchetta alla mano e via all'assaggio!